Ciao a tutti amici di YouTube! In un precedente video abbiamo visto tutte le novità per PC e tablet introdotte col nuovo aggiornamento Windows 10, chiamato November 2019 Update. Ora ci mancano da scoprire quelle rilasciate per Xbox One. Ce ne sono diverse e alcune importanti perché erano attese da molto tempo dagli utenti. La versione è identificata con il codice 1911. Per aggiornare basterà seguire la solita operazione attraverso le impostazioni, ma per semplificare, soprattutto agli utenti meno esperti, lascio qualche schermata. Bene, una volta installato il nuovo software, elenchiamo le novità introdotte. Prima di tutto abbiamo il supporto a Google Assistant. La skill Xbox per Google Assistant è ora disponibile pubblicamente per gli utenti Xbox One in tutti i paesi in cui Google Assistant è chiaramente supportato. La lingua inglese al momento è l'unica viabile, ma a breve saranno disponibili altre lingue. Possiamo interagire con la console utilizzando la propria voce, ad esempio accendendola o spegnendola, lanciare giochi e applicazioni, giocare e mettere in pausa video, insomma, e tanto altro ancora. Da notare che la skill assistente di Google si unisce alla skill Alexa, in modo da controllare la console con la voce, dandovi più scelta che mai. Come seconda cosa abbiamo il supporto ai nuovi gamer tag. Quest'estate abbiamo visto che Microsoft ha fatto dei cambiamenti riguardo i gamer tag, con la possibilità di avere maggiore personalizzazione nel modificare il proprio nome. Questi cambiamenti ci saranno anche il prossimo anno, quindi questo è un primo assaggio di quello che possiamo fare col nostro nome utente. Abbiamo poi la ricerca su Xbox Live, dove la ricerca dei propri amici su Xbox Live è stata migliorata grazie all'opzione ricerca persone nella guida. Abbiamo successivamente i filtri e censure per i messaggi su Xbox Live. Sono state implementate nuove impostazioni per la sicurezza dei messaggi che si ricevono su Xbox Live, con tanto di filtri e censure per i contenuti più offensivi. Le quattro opzioni spaziano da Unfiltered, che non nasconderà alcun messaggio, a Friendly, pensato per i bambini o per una persona che non vuole ricevere tra i propri messaggi insulti di alcun tipo, e sono presenti anche due opzioni intermedie, Medium e Mature. Abbiamo poi i miglioramenti per Mixer. La chat di Mixer ora è personalizzabile. Può essere visualizzata a destra, a sinistra o essere nascosta completamente. Inoltre il pulsante iscriviti è stato aggiornato con un messaggio per il rinnovo dell'iscrizione quando manca una sola settimana alla scadenza. Poi come stessa cosa abbiamo il voice to text anche in italiano. Poi abbiamo le impostazioni semplificate dove Microsoft ha introdotto un radicale cambiamento estetico delle categorie delle impostazioni e se volete approfondire queste novità vi lascio gli articoli di Windows Blog Italia in descrizione. Fatemi sapere nei commenti se vi aspettavate altro oppure se utilizzerete queste implementazioni. Noi ci vediamo ad un prossimo video.